Ciao a tutti e ben ritrovati a questa nuova video ricetta. Oggi voglio mostrarvi il modo ideale, secondo il mio punto di vista, di cucinare il pesce al forno. Quello che faccio è semplicemente andare a fondere insieme tre scuole di pensiero, quindi il pesce al forno alla ligure, alla mediterranea e al cartoccio. Allora, ovviamente prima di tutto bisogna munirsi di un pesce. Questo piatto qui lo potete fare con qualsiasi tipologia di pesce. Io in questo caso utilizzo un'ombrina. Guardate che spettacolo che è questa ombrina, meravigliosa. È un pesce tra l'altro straordinario che non viene spesso acquistato nei supermercati, nei mercati, ma in realtà dalle carni strepitose. Cosa molto importante, solitamente qui a Milano lo trovate tra i 23 e 24 euro al chilo, ma spesso lo trovate tranquillamente anche a 14-16, viene spesso messo anche in offerta perché è proprio non conosciuto molto bene, ma le sue carni sono strepitose. Una volta che lo proverete state certi che non lo lascerete mai più. Ovviamente il pesce l'ho squamato, tagliato via tutte le pinne, quella dorsale, caudale, anche le pinnette in fondo, e ovviamente ho tirato via anche le branchie. Ci occorreranno anche 3-4 patate, un mazzetto aromatico. Il mazzetto aromatico è importante, io utilizzo il prezzemolo, un po' di mentuccia fresca e un rametto di rosmarino. Poi abbiamo bisogno dei pomodorini, io uso questi qua i ciliegini, ma vanno benissimo anche i datterini, una cipolla di tropea meravigliosa, poi un limone, qualche testa di aglio, le olive, queste qua sono taggiasche e sono conservate sott'olio, non prendete quella con la salamoia che è un po' troppo forte il sapore. Una manciata di capperi dissalati, lavati, sciacquati, pronti per l'uso, pepe, il sale e l'olio extravergine di oliva. Dunque ingredienti strepitosi, andiamo a vedere come si miscelano insieme, ma prima vi invito a iscrivervi al canale se non l'aveste già fatto e ad abbonarvi allo stesso, che vi darà diritto a vedere in anteprima esclusiva tutti i video che andrà poi man mano a caricare. Dunque allacciamo le cinture, ma prima sigla! La prima operazione da cui parto è quella di andare a pulire le patate, quindi vado a sbucciarle, ovviamente le ho lavate e tirato via la terra in eccesso. Vado poi a tagliarle, grazie all'aiuto di una mandolina, tutte alla stessa misura. Io qua le farò a un paio di millimetri massimo. È importante che siano tagliate tutte alla stessa misura? Sì, perché ovviamente nel forno dovranno avere tutti la stessa cottura, quindi se lo facciamo manualmente o siamo molto precisi o altrimenti rischiamo poi che una patata sarà un pochino più cotta, una meno cotta. Quindi con una mandolina secondo me è la cosa migliore. Faccio tutte alla stessa misura, vi faccio vedere, guardate, queste qua sono 3 mm, 2-3 mm massimo ed è quello che dobbiamo ottenere. Li andiamo a mettere in una bowl con dentro dell'acqua in modo che pian piano vada via anche tutto l'amido. Ovviamente poi anche le patate le sciacquiamo sotto l'acqua, che tiriamo via l'amido in eccesso. Ora andiamo a tagliare a metà i pomodorini, li tagliamo semplicemente in due così e li andiamo a mettere dentro un contenitore anche questo. Tagliamo anche la cipolla. Anche questo cerchiamo di fare delle rondelle piuttosto piccole, un paio di millimetri. Dentro la stessa bowl. Ora aggiungiamo dentro la bowl i capperi, tutti, e le olive. Queste olive qua non le tagliamo, sono già denocciolate, quindi a me piace che siano così, non stiamo a tagliarle per niente. C'è già dentro un po' di olio. Aggiungiamo soltanto un po' di sale e un po' di pepe. Mescoliamo il tutto. Ci occupiamo ora del mazzetto aromatico. Partiamo dall'aglio, utilizzo 2 spicchi di aglio, 2 teste, quindi via tutta la parte della puccia, pelato, come me tra l'altro. Tiro via l'anima interna, questa qua, e vado a schiacciare le teste di aglio dentro
ovviamente uno schiaccia aglio. Vediamo se ci stanno tutti in un unico colpo. Direi di sì. Recupero le foglioline, in questo caso la mentuccia, le metto qua, tutte le foglioline, le foglioline della mentuccia, le foglioline del prezzemolo e anche gli aghi del rosmarino. Vado infine a triturarle molto finemente tutte insieme. Vado a mettere il trito dentro la bowl con l'aglio, vado a inserire il succo di mezzo limone e abbondante olio extravergine di oliva e vado a miscelare ed emulsionare il tutto. Mi raccomando, cosa importantissima quando si cucina il pesce, non tagliate le fette di limone e inseritele direttamente dentro la pancia del pesce, perché è un errore piuttosto grossolano, rischia, anzi lo fa, rende amara la carne del pesce. Abbiamo dunque pronta la nostra linea, possiamo andare a preparare il piatto. La prima cosa che faccio è andare a marinare il pesce. In che modo? Con questa emulsione spettacolare che abbiamo fatto, vado a foderare l'interno del pesce, bene bene bene, e poi andiamo a spennellarlo anche all'esterno, quindi tutta la parte esterna del pesce. Questo è importante, ecco perché abbiamo squamato il pesce prima, perché questi sapori devono andare anche dentro, quindi se ci fossero state le squame sarebbe stato un pochino più difficile. Bene 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 qua anche, giriamo bene. Teglia da forno con carta da forno sopra, un filo di olio extravergine di oliva sulla carta da forno, stendiamo le patate, facciamo proprio un piano, una base d'appoggio con le patate, pepe, questa è un'operazione che si fa bene con le mani, eccole qua, random, così, il cipollotto, il pomodorino, il cappero, l'oliva taggiasca, guardate che bello, guardate che bei colori che vengono fuori. Una volta fatta questa operazione è il momento di inserire The King, il pesce. Così marinato andiamo a metterlo in questa posizione, ci sta giusto giusto, beato lui, siamo fortunati. Ok, vado a ricoprirlo con della carta da forno, così. Questa carta da forno non la terrò per tutta la cottura, andrà così per un 20 minuti, poi i rimanenti 30-35 minuti andrà senza la carta da forno. Ed ecco che dopo altri 30-35 minuti abbiamo il nostro pesce bello che è cotto. Andiamo dunque ad impiattare, vado a recuperare le patate, vedete come si sono cotte le patate, riproponiamo proprio un letto così e come potete notare le patate sono tutte cotte alla stessa maniera, patate, cipolle, pomodorino anche, vedete come è rimasto morbido all'interno il pesce, Anche le carni guardate come sono belle bianche, tenerissime tra l'altro, ed eccola qui, l'ombrina al forno, la mia versione. Siamo finalmente giunti alla prova dell'assaggio, forchetta, coltello, vediamo come è venuto. Allora, vediamo subito innanzitutto, qua, andiamo a vedere la tenerezza della polpa dell'ombrina, che è qualcosa di strepitoso. Ve la faccio vedere bene qua, guardate che spettacolo. È rimasta morbida, tenera, alla quale vado ad aggiungerci sopra qualche olivetta, così, bocconcino di pomodorino, eccolo qua, e gli vado ad aggiungere anche una patatina sopra, prendendo anche il cappero tra l'altro. Insomma, un boccone davvero super completo, guardate che bello. Speriamo che sia anche strepitoso come immagino. Mi metto qui a favore di camera e vado all'assaggio. Questo si mangia tutto in un unico colpo, quindi
bocca mia fate capanna. Adesso, al di là che abbia scelto un pesce particolarissimo, perché l'ombrina ha una carne tenerissima, strepitosa, poi gustosissima, nulla da invidiare al branzino, l'orate, cambiate, prendete l'ombrina, spendete meno e mangiate meglio. Ma al di là di questo, il pesce fatto così è veramente straordinario, ha tutti i sapori. Poi qui abbiamo un mix di 3 scuole di pensiero per cucinare il pesce, quindi veramente c'è tutto. L'oliva taggiasca è spettacolare, la cipolla di Tropea non abbiamo niente da dire perché è veramente straordinaria. E poi ovviamente facendogli sopra quell'emulsione le carni del pesce sono rimaste tenere e poi ovviamente super aromatizzate, compreso l'aglio che alla fine si sente, e quello che si sente, che era molto forte prima, qui invece si sposa bene con tutto, ma alla fine arriva è proprio la mentuccia. Spero che questo modo di cucinare il pesce vi abbia stuzzicato un po' la fantasia e che vi sia venuta voglia di provarlo e magari di farmi sapere come è venuto, se vi piace o se invece preferite rimanere sul classico, quindi seguire una delle 3-4 soluzioni classiche, la ligure, la mediterranea o il classico cartoccio. Come sempre vi ringrazio, vi invito a lasciare un mi piace al canale che per me è importantissimo e come dicevo prima anche ad abbonarvi se vi fosse venuta voglia, che per me è a sostenermi in questa impresa ardua di una passione che sta diventando sempre qualcosa di più. Vi do appuntamento alla prossima video ricetta. Ciao a tutti dalla Crapa Pelata. Ciao belle gioie. Ciao! Mamma mia, non riesco più a smettere di mangiare.